Buongiorno a tutti e bentornati sul canale Vale Andre on the road. Ebbene sì, abbiamo cambiato nome, dai commenti abbiamo capito che vi piace, che vi è piaciuto, in primis perché è più facile da ricordare e poi perché rispecchia di più quello che effettivamente facciamo, cioè andare in giro, ecco. Un ringraziamento particolare va a Barbara e Davide, che sono i nostri carissimi amici che ci hanno aiutato nella scelta del nome, ci hanno dato l'ispirazione. Un nome, un rebrand che ha comportato il rifacimento di biglietti da visita, adesivi e nonché maglietta. Eccola qua. Fateci sapere nei commenti se vi piacciono. Vi piace. Esatto. E ci troviamo nella Valle del Braulio. Anzi, Precisamente a Bormio, sotto i Bagni Vecchi, perché proprio da qui partono gli 88 tornanti che ci porteranno a 2758 metri al passo dello Stelvio, il passo più alto d'Italia percorribile in auto e il secondo in Europa dopo il francese dell'Iseran. Passeremo la notte lì e l'indomani mattina visiteremo il luogo, il posto. Ci sono vari sentieri trekking da percorrere. Uno in particolare molto interessante secondo me è quello del rifugio Garibaldi. esatto, andremo a vedere le trincee perché è posto di combattimento durante la prima guerra mondiale, quindi noi andremo a percorrere una parte di quello che era il luogo dove si sono tenuti degli aspri combattimenti in quel periodo. Tra Italia e Austria. Esatto. Dopodiché è diventato tutto territorio italiano alla fine della prima guerra mondiale. Va bene, percorriamo subito questi 88 subito, con calma, questi 88 tornanti. Andiamo. Eccoci qui arrivati al passo dello Stelvio, più di 2750 metri, è l'ora del tramonto, è ora di cena, adesso prepariamo qualcosa da mangiare, ci siamo parcheggiati lì, questa è un'area di storo, ci sono i tavolini, le griglie, chi vuole può farsi qua il picnic, noi passeremo la notte qui, non siamo gli unici, ci sono anche altri camper qui intorno e domani pronti per un trekking sul sentiero Garibaldi. Abbiamo passato una meravigliosa notte qui al parcheggio, è un parcheggio, un parcheggio per i camper non attrezzato, e però ci siamo svegliati molto presto perché qua le moto arrivano a centinaia, è un posto molto ambito il passo dello Stelvio per i motociclisti e anche per i ciclisti. E ovviamente se cercate una meta tranquilla, un'oasi deserta, non è il posto per voi questo qui. Ma vi consigliamo assolutamente di visitarlo perché è molto interessante, in primis per la passeggiata che iniziamo a fare adesso al rifugio Garibaldi a vedere le trincee della prima guerra mondiale. Allora, qui inizia il sentiero per il rifugio Garibaldi, no? E c'è scritto 10 minuti. Sì, fino lì, 10 minuti. Quella è la meta, e queste le indicazioni, 10 minuti. Vediamo noi quanto ci mettiamo a fare. Sono le 11:41. Dai. Ok? Andiamo. Non ci smentiamo. Noi dovremmo iniziare alle 9 a uscire a passeggiare, no alle 11:21. Vabbè. Wir werden so rüber in der Richtung zurück. Ed eccolo qui il rifugio Garibaldi. Che ore sono, Vale? 11:57. Quindi precisi, ce l'abbiamo fatta nei tempi.
e attacchiamo qui al rifugio Garibaldi il nostro adesivo. Dov'è? Dai, è lì. Che bella. Non la vedo. No, cerca... Sparita. No, aspetta, tu continua a registrare, Prima o poi ripassa. Abbiamo appena visto passare, non so se è un'aquila o un falco. E dobbiamo poi fare delle ricerche. Noi siamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e qua si possono vedere dei volatili che di solito non si vedono. E infatti qui, tra l'altro, non si può far volare il drone perché è proibito. Forse è là sotto? Sì, l'ombra. Quando vediamo questi spettacoli della natura ci blocchiamo, ci frizziamo. Qui è stato teatro, durante la prima guerra mondiale, di grandi conflitti tra Italia e Austria. Infatti qui ci sono i resti delle trincee delle truppe italiane. Ci sono diversi percorsi che vanno in diverse direzioni ad esplorare appunto quella che era la vita che facevano i soldati nostri e anche stranieri durante il conflitto, ed erano condizioni asprissime quelle in cui vivevano, per cui anche perché adesso noi qui siamo al 9 di luglio e guardateci, abbiamo i piumini, fa freddo. Immaginate qua l'inverno. Bene, ormai si è fatta l'ora di pranzo, stiamo iniziando la discesa, ritorniamo giù al passo dove c'è un bellissimo baracchino che fa dei panini con la salsiccia buonissimi. Da una parte maionese, dall'altra ketchup. E per il signore? Tutto senate. Buon appetito. Grazie, ciao. Cin cin. Ecco, e poi E dopo questo mega panino che ci fungerà anche da cena, ci troviamo davanti al cartello del Passo dello Stelvio, 2758 metri, e detto anche Cima Coppi, dove qui Fausto Coppi ha vinto il suo quinto e ultimo Giro d'Italia, aggiudicandosi la maglia rosa. e dal 2010 lo Stelvio è diventato tappa anche del Giro d'Italia femminile. E proseguiamo il nostro giro andando al rifugio Tibet, e dalla meravigliosa terrazza del rifugio Tibet si possono ammirare le montagne del gruppo Cevedale, il Zebrù, il Gran Zebrù, il Trafoi e il ghiacciaio. Ricordiamo che il Passo dello Stelvio è sede universitaria dello sci e si può fare sci d'alpinismo e sci estivo.
Dopo aver passato la notte qua, vicino alle porte di Livigno, verso il passo della Forcola, ho trovato un bel parcheggino È un'area picnic. dove si può passare la notte anche qui coi camper. Poi da qui si possono fare delle grigliate meravigliose sul fiume, oppure anche qui ci sono dei sentieri trekking, uno in particolare quello che vi porta alle cascate, come si chiamano? Della Val Nera. Della Val Nera, una passeggiata da circa un'ora. Noi adesso invece ci stiamo muovendo, ci andiamo a comprare un bel paninozzo per fare un trekking su a 3 palle e ammirare un meraviglioso panorama. Il panino è composto sono 2 panini diversi, perché io ovviamente ho scelto una bella focaccia, ed è composto con coppa e un bel formaggio, un bel taleggio praticamente. Un buon panino deve avere una componente magra e una componente grassa, Magra in questo se no caso. stoppa. Sono 2, però. Andiamo a tagliare un bel formaggio che danno quel gusto in più. Ok. Tac. E uno è fatto. Crap della Parè, un percorso non lunghissimo che andremo a fare di circa un'oretta e ci porterà ad avere una vista magnifica sopra il lago di Livigno. Questo è tutto Livigno. Noi abbiamo dormito laggiù, in fondo in fondo. Ancora pochi metri e siamo arrivati. Guardate che panorama stupendo. Sì, si fa fatica a salire qua sopra, anche se è un sentiero di dilettanti, ma noi non siamo Non sei neanche... manco dilettanti siamo. Peggio. Detto questo, Siamo in ripresa, netta. siamo in ripresa netta, infatti, come potete vedere. Vedete? Continuate a seguirci e supportarci perché ci fa piacere Sì. tantissimo. Metteteci un like a questo video se vi è Sì. piaciuto. E chi non è iscritto al canale iscrivetevi e attivate la campanella per seguire i prossimi video. E mi raccomando, alla prossima, ciao!